Sono Alessia, ho 20 anni, ci troviamo in zona Marconi. Qui dietro c'è Ponte Marconi e da quest'altra parte c'è il campetto dove io passo tutte le estati con mio papà e mia sorella. Voglio farvi entrare nella mia famiglia, che è una famiglia speciale, che sicuramente non si vede tutti i giorni. La mia storia comincia quando mamma ha dovuto subire 4 aborti spontanei, dei quali uno in particolare è stato molto sofferto perché la gravidanza è arrivata al 6° mese e quindi Francesca Romana è proprio nata, c'è stato un funerale. Vedere per 4 volte mamma incinta ed ogni volta dover perdere il proprio figlio, vedere lei che stava così male, per noi figli è stato un dolore immenso. Ma questo dolore è finito il giorno in cui siamo andati al McDonald's. Quel giorno mamma e papà ci sono venuti a prendere a scuola e ci hanno dato una scatola. Nella casa famiglia dove stava Manu ci avevano fatto questo regalo, ci avevano regalato questa scatola piena di oggettini che appartenevano a lei, e sapendo che alle ragazze piaceva tanto il Mac abbiamo detto portiamole lì, però prima di entrare ci siamo fermati e abbiamo dato loro questa scatola bellissima con un pupazzo sopra e abbiamo detto che sarebbe arrivata questa cucciolotta. Mamma e papà ci avevano già chiesto se noi saremmo stati disposti ad accogliere nella nostra famiglia una sorellina o un fratellino che avrebbe anche potuto avere delle disabilità. Noi eravamo contentissime di poter avere finalmente una sorella. Vedere le foto di quella bimba mi hanno in un certo senso rassicurata e ho sentito subito un senso di familiarità fortissima, anche se non la conoscevo di fatto, ho sentito che apparteneva già alla mia vita in un certo senso. Mamma e papà ci hanno spiegato un po' meglio la situazione di Manuela, la sua disabilità, il fatto che lei avrebbe potuto avere dei problemi molto gravi. E lì ci sorprese soprattutto la più piccola, che era quella a cui più prestavamo attenzione. Loro avevano un po' paura come la prendessi io perché ero la più piccola, la più viziata, ed invece sono stata quella che l'ha presa meglio di tutte quante. E lì ci fece proprio accendere la lampadina, che era già pronta, erano già pronte, cioè per lei era una cosa normale. Dice vabbè, che problema c'è? Siamo arrivati alla casa famiglia e io sono stata la prima sorella a prenderla in braccio, ho lottato durante il viaggio in macchina per poter essere io la prima. E quando siamo arrivati lì l'educatrice me l'ha data in braccio e ha detto vai dalla tua mamma. Io l'ho presa, l'ho abbracciata, l'ho baciata e ho sentito nel cuore la stessa identica emozione che ho provato quando in sala parto ho preso in braccio Daniela, Alessia e Sara. Quindi quella maternità pura. Lei era minuscola, stava nel palmo di una mano e aveva delle manine piccole piccole e ci sorrideva, ci guardava, era curiosissima. Aveva 2 occhioni che parlavano da soli, quasi che dicessero gli avete fatta arrivare, erano molto vispi. La sensazione di prenderlo in braccio, a me forse non ho mai raccontato a Claudia, mi ha fatto tornare a quando ho preso in braccio l'unica volta che abbiamo potuto Francesca Romana. Ho capito che Manuela era come se Francesca Romana diceva vedi papà, era qui che dovevamo arrivare. Io sono nata da una famiglia che non mi riusciva a fare crescere, sono stata per un po' di tempo in ospedale e poi sono andata in una casa famiglia e poi mi hanno preso mamma e papà. Avevo la pace nel cuore e la certezza che questa bambina avrebbe portato qualcosa di bello. Io divido la mia vita infantile tra prima Manuela e dopo Manuela, perché prima ero una bambina che
nel suo piccolo cercava un po' di essere protagonista, per carità, come tutti i bambini, però mi sentivo infallibile, ecco. Dopo Manuela invece mi ha portata a rivedere questa mia presunta infallibilità, a vedere anche le mie fragilità. L'entrata di Manuela ha significato dei cambi straordinari, perché Manuela è una maestra di vita, nel senso proprio della gestione del tempo, cioè noi abbiamo dovuto imparare ad andare ad un altro tempo rispetto a quello che abbiamo sempre vissuto, che normalmente è molto frenetico, perché il tempo di Manuela è sicuramente migliore del nostro. Oltre poi a essere chiaramente una fucina di affetto che da sola scioglie i cuori. Prima di Manuela io sentivo tanto la gelosia con Daniela e Sara, quando magari mamma dava un'attenzione in più alla sorella più piccola. Mi è successo di dire a mamma: tu non mi vuoi bene, che penso sia una cosa terribile da dire. Da quando è arrivata Manuela invece non ho mai sentito neanche per un momento di essere stata messa da parte, perché ero io la prima a rendermi conto che era meglio dare un'attenzione in più a lei, perché lei ne aveva veramente bisogno, e implicitamente mamma e papà, dando amore a lei, davano amore anche a noi. Mi sono sempre sentita apprezzata quanto Alessia, quanto Daniela e quanto Manuela allo stesso modo, senza mai magari sentirmi meno rispetto ad un'altra. Manuela mi ha insegnato che in realtà la disabilità non esiste, o meglio, tutti noi siamo disabili, tutti noi abbiamo problemi, tutti noi a volte non ci sentiamo amati, ci sentiamo inadeguati, tutti noi abbiamo dei limiti. Io mi sento disabile in tante cose, Manuela è disabile in altre. Ho acquisito una diversa modalità di paternità e questo di conseguenza anche di vedersi figlio rispetto a mio padre. Ho capito tante cose e tante premure e tante situazioni che magari da giovane non vedi, ti rivengono a galla, ti si chiudono dei circuiti che erano rimasti aperti. Grazie per tutto l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. Oh, grazie amore. E che hai pensato mentre sentivamo a parlare, dato che mi hai detto che ti stavi commuovendo? Che è vero che mi vogliono tanto tanto bene. E prima non lo sapevi? Sì, lo sapevo, ma a raccontare una cosa così commuovendosi vuol dire che mi vogliono proprio tanto tanto bene. Certo, prima lo sapevo, ma